Napoleone, Churchill, Steve Jobs. Cosa avevano in comune? Non urlavano mai, eppure il mondo tremava davanti a loro. Oggi scopri l'arma segreta che usavano, un potere che possiedi già ma stai sprecando ogni giorno. Marco Aurelio la chiamava presenza imperiale. I risultati, rispetto istantaneo e timore reverenziale. Quando imparerai questa tecnica antica, vedrai facce cambiare. Vedrai persone che prima ti ignoravano cercare la tua approvazione. La forza invisibile del silenzio assoluto. Il silenzio non è vuoto, è potere concentrato. È la differenza tra un tornado che distrugge tutto e un buco nero che ingoia la luce stessa. E qui sta il primo segreto che cambierà la tua vita. Il silenzio strategico è l'arma più devastante che esista. Ma aspetta, prima di spiegarti come usarla, devo raccontarti cosa ho scoperto studiando i grandi della storia. Tutti avevano una caratteristica comune: sapevano quando tacere. E più importante ancora, sapevano come trasformare quel silenzio in potere puro. Quando qualcuno ti attacca verbalmente, cosa fai istintivamente? Rispondi, contrattacchi, ti difendi. È naturale, è umano, ma è anche l'errore più costoso della tua vita. Perché ogni parola che dici in quel momento è energia che regali al tuo aggressore. Marco Aurelio scriveva nei suoi diari personali: il silenzio è l'eloquenza della saggezza, ma non parlava di timidezza o paura. Parlava di controllo assoluto, di essere così sicuro di te stesso da non aver bisogno di giustificazioni. Ecco cosa succede quando rimani in silenzio davanti a un attacco. Il cervello del tuo aggressore va letteralmente in cortocircuito. Si aspettava una reazione specifica. Aveva preparato contrattacchi per ogni tua possibile risposta. Ma tu non giochi nemmeno al suo gioco. E questo lo terrorizza a livello primitivo. Il silenzio crea quello che gli psicologi chiamano vuoto cognitivo. È come guardare nell'abisso. Le menti deboli non sanno come riempirlo. Si agitano, si innervosiscono, commettono errori. Mentre tu osservi, raccogli informazioni, accumuli potere, ma c'è di più. Il silenzio ti permette di controllare il ritmo della conversazione. Chi controlla il ritmo controlla l'intera dinamica. È come essere il direttore d'orchestra, mentre gli altri suonano strumenti scordati. E qui arriva la parte che ti lascerà senza parole. Il silenzio strategico funziona anche nelle relazioni personali. Quando smetti di riempire ogni spazio vuoto con parole inutili, le persone iniziano ad appendersi a ogni tua sillaba. Diventi interessante, diventi magnetico. Per i prossimi 3 giorni, quando qualcuno ti fa una domanda, conta mentalmente fino a 3 prima di rispondere. Osserva come cambia l'energia della conversazione. Noterai che le persone ti ascoltano con più attenzione e rispetto. L'arte di incutere terrore senza muovere un dito. La paura nasce dall'incertezza. E niente crea più incertezza di qualcuno che non riesci a decifrare. Ma qui dobbiamo fare una distinzione fondamentale. Non parliamo di incutere paura attraverso la violenza o le minacce. Parliamo di qualcosa di molto più raffinato e potente. Seneca aveva un termine per questo: formidabile rispetto. È quella sensazione che provi davanti a una persona che sai istintivamente di non dover provocare, non perché è violenta, ma perché emana un'autorità naturale che tocca qualcosa di primitivo nel tuo cervello. Il cervello umano funziona per schemi evolutivi. Per migliaia di anni abbiamo imparato a riconoscere chi rappresenta una minaccia e chi no. E qui sta il segreto. Quando non reagisci come le persone si aspettano, spezzi questi schemi ancestrali. Pensa a questo: la maggior parte delle persone è prevedibile, provocale e reagiscono. Ma quando tu rimani imperturbabile, quando non mostri i tuoi punti deboli, diventi un'equazione che non riescono a risolvere. E le equazioni irrisolte fanno paura. C'è una scienza precisa dietro tutto questo. Gli antropologi hanno scoperto che in tutte le culture del mondo le figure di potere condividono caratteristiche simili: controllo emotivo, imprevedibilità controllata e quello che chiamano presenza dominante. Ecco come funziona nella pratica. La prossima volta che qualcuno ti provoca, conta fino a 5 prima di rispondere, poi conta fino a 10.
Poi decidi se rispondere vale davvero la pena. Vedrai la magia accadere in tempo reale. Più tempo passi in silenzio, più loro si agitano, si riempiono di dubbi. Cosa sta pensando? Ha sentito quello che ho detto? Sta pianificando qualcosa? Di cosa è capace veramente? Quel dubbio si trasforma in cautela. La cautela diventa rispetto. E il rispetto, alla fine, diventa quello che i romani chiamavano reverentia. Una combinazione di rispetto e timore reverenziale. Ma attenzione, questo non significa diventare statue di ghiaccio. Significa scegliere consapevolmente quando mostrare emozioni e quando no. È controllo, non repressione. La vera maestria arriva quando riesci a dosare questo potere. Un sorriso improvviso, dopo un lungo silenzio, può essere devastante. Una risata inaspettata può disorientare completamente chi pensava di averti catalogato. Scegli una situazione quotidiana in cui normalmente reagiresti immediatamente. Un commento irritante, una critica, una provocazione. Invece di rispondere subito, fai 3 respiri profondi e osserva come cambia l'energia della situazione. Pratica questo per una settimana e annota i risultati. Il linguaggio segreto del corpo che comanda. Il tuo corpo parla prima della tua bocca. E questa non è una metafora, è neuroscienza pura. Gli esseri umani processano il linguaggio del corpo 500 volte più velocemente delle parole. In 7 secondi, qualcuno ha già deciso se sei da rispettare o da ignorare. Qui sta il problema. La maggior parte delle persone cammina, si siede e si muove come se si stesse scusando per esistere. E il mondo tratta di conseguenza. Epitteto insegnava ai suoi studenti: il corpo è il tempio dell'anima, ma anche la sua prima difesa. E aveva ragione. Quando ti muovi con autorità naturale, il mondo si inchina prima ancora che tu apra bocca. Cosa significa esattamente autorità naturale? Non è arroganza, non è prepotenza. È qualcosa di molto più sottile e potente. È la certezza fisica di chi sa esattamente chi è e quanto vale. Ecco come cammina una persona di vero potere. Spalle dritte ma rilassate, passo deciso ma non affrettato, sguardo che si posa con intenzione. Ogni movimento è fluido, controllato, intenzionale, come un felino che sa di essere il predatore, non la preda. C'è una scienza precisa dietro questo. Gli studi sulla prossemica, la scienza dello spazio personale, ci dicono che le persone di potere occupano più spazio, non in modo aggressivo, ma con presenza naturale. Si siedono con la schiena dritta, camminano con passo misurato, gestiscono con parsimonia ma con decisione. E poi c'è il segreto che pochi conoscono, la velocità dei movimenti. Chi ha fretta dimostra ansia, chi si muove troppo lentamente sembra pigro, ma chi si muove con calma controllata, quello dimostra potere assoluto. Quando ti fermi da qualche parte, non cercare immediatamente dove appoggiarti o dove sederti. Rimani in piedi, occupi lo spazio, sei presente, non ti rimpicciolisci negli angoli, non cerchi approvazione con lo sguardo, sei semplicemente lì, solido come una montagna. E questo ha un effetto psicologico devastante sugli altri. Il loro cervello primitivo registra: questa persona è sicura di sé, non ha paura, è pericolosa nel senso migliore del termine. Ma attenzione, tutto questo deve essere naturale. Se fingi, si vede. Se forzi, si sente. Il vero lavoro inizia nella mente. Quando davvero credi nel tuo valore, il corpo segue automaticamente. Ecco un segreto che cambierà tutto. Prima di entrare in qualsiasi ambiente, fermati fuori dalla porta e ripeti mentalmente 3 volte: appartengo qui, ho diritto di essere qui. Questo spazio mi sta aspettando. Poi entra con quella convinzione. La differenza sarà scioccante. Per i prossimi 7 giorni, prima di uscire di casa, dedicati 5 minuti a camminare davanti a uno specchio. Osserva la tua postura, correggi le spalle, rallenta il passo. Poi esci e cammina per strada come se possedessi ogni marciapiede che percorri. Registra mentalmente come cambiano le reazioni delle persone che incontri. Il controllo invisibile che domina le masse. Controllare una stanza senza dire una parola è arte pura, ma è anche scienza applicata.
E qui ti svelo uno dei segreti più potenti che esistano. Il controllo ambientale inizia prima ancora di entrare fisicamente nello spazio. Marco Aurelio aveva sviluppato quello che chiamava il rituale dell'imperatore. Prima di ogni riunione importante si fermava fuori dalla porta e visualizzava mentalmente come voleva che andasse l'incontro. Non i dettagli, ma l'energia, l'atmosfera, il rispetto che voleva comandare. Quando entri da qualche parte, che sia una riunione di lavoro, una cena con amici o semplicemente un negozio, non cercare immediatamente approvazione. Non guardare nervosamente in giro per capire dove sistemarti. Entra come se quello spazio ti stesse aspettando da sempre. Ecco il segreto. Presenza totale. Essere completamente nel momento presente. Non nel passato, non nel futuro. Qui, ora, con ogni fibra del tuo essere. Le persone sentono questa presenza a livello subconscio. È magnetica, è ipnotica. Ma come si fa praticamente? Mentre gli altri parlano per nervosismo o per riempire silenzi imbarazzanti, tu ascolti veramente. Non ascolti per rispondere, ascolti per capire. E questa differenza si sente. Le persone si sentono viste, comprese, importanti. E qui succede qualcosa di magico. Iniziano a cercare la tua approvazione, senza che tu faccia nulla, perché hai creato un vuoto di potere che loro sentono il bisogno di riempire attraverso il tuo consenso. Mentre loro rivelano insicurezze attraverso le parole, tu raccogli informazioni preziose. Il potere sta nel vedere senza essere visti, nel sapere senza rivelare. È come giocare a poker con le carte degli altri scoperte. E quando finalmente decidi di parlare, ogni parola ha il peso dell'oro, perché hai creato aspettativa, hai costruito tensione. E ora tutti pendono dalle tue labbra. Il vero controllo, quello che separa i dilettanti dai maestri, è sapere quando non parlare, quando un tuo semplice sguardo dice più di qualsiasi discorso, quando la tua presenza riempie tutti i vuoti della conversazione. Seneca scriveva: chi parla molto dice poco, e aveva colto nel segno. Nella società moderna, dove tutti urlano per farsi sentire, chi sussurra comanda l'attenzione. C'è poi un aspetto che molti ignorano, il controllo dello spazio fisico. Quando sei seduto, occupa la sedia completamente. Quando sei in piedi, non oscillare o dondolare. Sii presente fisicamente quanto lo sei mentalmente. E qui ti svelo un trucco dei grandi leader, il triangolo del potere. Immagina un triangolo invisibile che va dalle tue spalle al tuo ombelico. Mantieni questo triangolo aperto, espanso. Non incrociare le braccia, non chiuderti. Questo comunica inconsciamente disponibilità, ma anche forza. La prossima volta che partecipi a una riunione o a un incontro sociale, arriva con 5 minuti di anticipo. Siediti in una posizione da cui puoi vedere l'ingresso. Quando arrivano le altre persone, osserva prima di parlare. Conta quante volte qualcuno cerca il tuo sguardo per conferme o approvazione. Poi, quando parli, fallo con intenzione e parsimonia. La magia che trasforma nemici in alleati. Il nemico più pericoloso non è quello che ti odia apertamente, è quello che ti ammira a suo malgrado. E qui ti insegno una delle strategie più raffinate e potenti che esistano: la conversione silenziosa. Quando non reagisci alle provocazioni, nella mente del tuo aggressore succede qualcosa di straordinario. Il suo cervello va in confusione cognitiva. Si aspettava una reazione specifica, rabbia, difesa, contrattacco. Tu non gli dai questa soddisfazione. Seneca aveva un termine per questo: victoria sine bello, vittoria senza battaglia. E aveva ragione, perché la vittoria più completa non è sconfiggere il nemico, ma renderlo irrilevante. Ecco come funziona il processo. Quando qualcuno ti attacca e tu rimani imperturbabile, loro devono giustificare a se stessi perché non riescono a toccarti. E l'unica spiegazione logica: sei superiore, hai qualcosa che loro non hanno. Inizialmente questo li frustra, poi li incuriosisce e infine li affascina. Il paradosso è devastante. Ignorando i loro attacchi, li costringi a elevarti nella loro mente, non perché lo vogliono, ma perché non hanno alternative razionali. Non fermarti qui. C'è un livello superiore di questa strategia.
l'eccellenza silenziosa. Mentre loro sprecano energie in attacchi e complotti, tu costruisci, migliori, cresci, diventi indiscutibilmente bravo in quello che fai. E qui arriva la parte più potente. Quando i tuoi risultati parlano più forte di qualsiasi parola, anche i nemici più accaniti devono ammettere la tua superiorità. Non possono più negarla senza sembrare ridicoli. Gradualmente l'odio si trasforma, prima in frustrazione, perché non riescono a danneggiarti, poi in rispetto riluttante, perché devono riconoscere i tuoi risultati, e infine alcuni diventeranno tuoi alleati, perché tutti vogliono stare dalla parte del vincente. C'è un elemento psicologico ancora più profondo, il fascino del mistero. Il silenzio strategico crea un'aura di mistero intorno alla tua persona e il mistero attrae. Anche i nemici vogliono capire cosa ti rende diverso e più cercano di decifrare il tuo segreto, più si avvicinano alla tua orbita. Questo è potere puro, trasformare chi ti voleva distruggere in qualcuno che inconsciamente cerca la tua approvazione. Marco Aurelio scriveva: «Il miglior modo di vendicarsi di un nemico è non assomigliargli». Ma io aggiungo, il modo migliore per sconfiggerlo è renderlo tuo ammiratore. Attenzione però, questa strategia richiede pazienza. Non funziona da un giorno all'altro, ma quando funziona, i risultati sono permanenti. Perché trasformi la dinamica alla radice. Identifica una persona che attualmente ti critica o ti attacca. Per le prossime 2 settimane non rispondere mai direttamente alle sue provocazioni. Invece, concentrati esclusivamente sul migliorare te stesso nell'area in cui ti critica. Documenta ogni piccolo progresso. Alla fine delle 2 settimane, osserva se il suo atteggiamento verso di te è cambiato. Quando la debolezza diventa il tuo peggior nemico. Mostrare debolezza in questo mondo è come sanguinare in acque infestate di squali. E qui devo essere onesto con te. La società moderna ti ha mentito. Ti ha detto che va bene essere vulnerabili sempre, che devi aprire il cuore a tutti. Bugie pericolose. La vera vulnerabilità è un lusso che puoi permetterti solo con persone che se lo sono meritate. Con tutti gli altri devi essere una fortezza. Facciamo chiarezza. Non parlo di diventare robot emotivi. Parlo di controllo strategico delle tue emozioni, di scegliere consciamente quando mostrarle e a chi. Epitteto insegnava: non sono gli eventi a turbarci, ma i giudizi che portiamo su di essi. E aveva ragione. La debolezza che attira predatori non è l'emozione in sé, ma la mancanza di controllo su di essa. La debolezza che distrugge è quella di chi mendica approvazione, di chi si giustifica continuamente, di chi mostra ogni pensiero e sentimento come un libro aperto, di chi cerca disperatamente validazione esterna. Quando mostri bisogno disperato di attenzione, di amore, di riconoscimento, comunichi inconsciamente: sono facile da manipolare, ho bisogno di te più di quanto tu abbia bisogno di me. E questo squilibrio di potere ti condanna. Il mondo non è giusto. La gente rispetta la forza e, spesso, disprezza la debolezza. È natura umana cruda, primitiva, e puoi lamentarti di questa realtà o adattarti. La scelta è tua. Ecco il segreto che cambia tutto. L'autosufficienza emotiva. È la capacità di stare bene con te stesso, senza bisogno di conferme esterne. È sapere chi sei indipendentemente da quello che gli altri pensano di te. Quando raggiungi questo livello, diventi magnetico, perché le persone sono attratte da chi non ha bisogno di loro. È un paradosso psicologico devastante. Più dimostri di non aver bisogno degli altri, più loro cercano la tua compagnia. La vera forza è l'indipendenza emotiva totale, è la capacità di stare soli senza sentirsi soli. È la certezza granitica che il tuo valore non dipende da opinioni esterne. Ma attenzione, questo non significa diventare egoisti o insensibili. Significa essere così pieni di te stesso da poter dare agli altri senza svuotarti. Significa amare senza disperazione. Significa volere senza bisogno. Quando le persone sentono questa energia di qualcuno che è completo in se stesso, reagiscono in modo istintivo, ti rispettano, ti ammirano e spesso ti temono un po', perché rappresenti quello che loro vorrebbero essere, ma non riescono a diventare,
Per una settimana intera, ogni volta che senti il bisogno di cercare approvazione o validazione da qualcuno, fermati. Chiediti: sto cercando questo per me o per riempire un vuoto emotivo? Se è per riempire un vuoto, non farlo. Invece dedica quel tempo a un'attività che ti fa sentire completo da solo. Leggi, cammina, medita, crea qualcosa. La maschera di pietra del vero potere. Il tuo viso è la prima arma nel tuo arsenale. Usalo male e tradisce ogni debolezza, ogni insicurezza, ogni paura. Padroneggialo e diventa uno scudo impenetrabile che nasconde i tuoi veri pensieri mentre legge quelli degli altri. La maggior parte delle persone ha quello che chiamo facce di vetro. Ogni emozione è trasparente, ogni pensiero leggibile come un cartello stradale. Ma i veri potenti hanno volti di pietra che rivelano solo quello che scelgono di rivelare. Marco Aurelio praticava quotidianamente quello che chiamava il volto dell'imperatore. Non era freddezza o insensibilità, era neutralità attiva, calma vigile, come la superficie di un lago che nasconde profondità insondabili. Ma qui c'è una scienza precisa. Gli studi sulle espressioni facciali ci dicono che gli esseri umani producono più di 10.000 microespressioni diverse e la maggior parte di queste avviene senza controllo conscio, ma quando impari a controllarle, diventi un professionista del non verbale. Il segreto sta negli occhi, uno sguardo diretto, fermo, senza aggressione ma senza paura. Può far tremare anche la persona più arrogante, ma deve essere naturale, non forzato. È lo sguardo di chi sa qualcosa che gli altri non sanno. E poi c'è il mezzo sorriso, l'arma definitiva nel repertorio facciale. Non è un sorriso pieno, non è serietà, è qualcosa a metà che suggerisce: so qualcosa che tu non sai, sono 3 passi avanti. Trovo questa situazione interessante. Questo mezzo sorriso destabilizza le persone a livello profondo. Il loro cervello non riesce a decifrarlo. È positivo? È minaccioso? È divertimento? È superiorità? L'incertezza li rende vulnerabili. Il controllo facciale va oltre le espressioni principali. Ogni micromovimento conta. Il battito delle palpebre, troppo frequente, mostra nervosismo. La tensione della mascella, serrata, comunica aggressività. Troppo rilassata suggerisce debolezza. La posizione delle sopracciglia, alzate, mostrano sorpresa o dubbio. Troppo basse sembrano ostili. La maestria arriva quando riesci a dosare tutto questo consciamente. Un improvviso alzare delle sopracciglia, seguito da un lento mezzo sorriso, può comunicare: interessante quello che hai appena detto, molto interessante, senza pronunciare una parola. E c'è un elemento che molti ignorano: la simmetria facciale. Le persone di potere hanno espressioni simmetriche. Non fanno smorfie involontarie, non hanno tic nervosi, non lasciano che un lato del viso esprima qualcosa di diverso dall'altro. Pratica davanti allo specchio diventa fondamentale, non per vanità, ma per controllo. Osserva ogni espressione, studia ogni micromovimento. Diventa consapevole di quello che il tuo viso comunica prima che lo faccia. Ma ricorda, il vero potere di questa tecnica viene dall'interno. Quando sei veramente sicuro di te stesso, quando hai davvero sviluppato forza interiore, il controllo facciale diventa naturale. È il riflesso esterno di una trasformazione interna. Ogni mattina dedica 5 minuti a praticare espressioni davanti allo specchio. Inizia con neutralità completa, poi aggiungi il mezzo sorriso, poi lo sguardo diretto e fermo. Durante la giornata, ogni volta che parli con qualcuno, mantieni consapevolmente il controllo delle tue espressioni facciali. Alla sera, rifletti su come le persone hanno reagito diversamente al tuo nuovo controllo non verbale. L'energia che domina senza parole. La presenza è il culmine di tutto quello che abbiamo visto finora. È quando ogni elemento, silenzio, controllo del corpo, autorità facciale, indipendenza emotiva, si fonde in un'aura tangibile che non ha bisogno di parole per farsi sentire. Una presenza potente riempie la stanza prima ancora che entri fisicamente. È energia tangibile, è gravità personale che attrae e intimorisce allo stesso tempo. E qui ti rivelo il segreto finale. La presenza non si finge, si costruisce.
Seneca aveva una teoria affascinante. La presenza è l'ombra dell'anima. Quello che intendeva è che la tua energia esterna riflette sempre la tua realtà interna. Non puoi falsificare la presenza più di quanto tu possa falsificare la tua ombra. Ma come si costruisce questa presenza leggendaria? Con coerenza assoluta. Ogni azione, ogni scelta, ogni silenzio deve allinearsi con chi hai deciso di diventare. Niente contraddizioni, niente falsità, solo autenticità disciplinata. La presenza più potente è quella che comunica. Sono completo in me stesso. Non ho bisogno di nulla da te, ma se meriti la mia attenzione, potresti beneficiare di ciò che posso offrire. È un equilibrio delicato, disponibilità senza bisogno, forza senza aggressività, confidenza senza arroganza. Quando la tua presenza raggiunge questo livello, le parole diventano superflue. La gente sa istintivamente di non doverti provocare, non perché sei minaccioso, ma perché emani una sicurezza che tocca qualcosa di primitivo nel loro cervello. È come essere un vulcano dormiente, calmo e maestoso in superficie, ma tutti percepiscono il potere che riposa sotto. E questo crea quello che gli psicologi chiamano rispetto istintivo, la forma più pura di autorità. C'è un livello ancora più profondo, la presenza magnetica. È quando non solo comandi rispetto, ma attrai naturalmente le persone. Diventi un punto di gravità emotiva. Le conversazioni si orientano verso di te. Le decisioni aspettano la tua approvazione. Questo accade perché hai sviluppato quello che Marco Aurelio chiamava autoritas naturalis, autorità naturale, non imposta attraverso titoli o minacce, ma emanata attraverso il tuo essere stesso. La presenza definitiva ha 3 caratteristiche. È calma, non reattiva, è sicura, non ha bisogno di dimostrare nulla, ed è generosa, dà valore senza aspettarsi nulla in cambio. Quando unisci questi 3 elementi, diventi magnetico in modo irresistibile. Le persone vogliono stare intorno a te non perché le intimorisci, ma perché le elevi, non perché le domini, ma perché le ispiri a diventare migliori. E qui sta il paradosso finale. Il vero potere non è quello che prendi dagli altri, ma quello che risvegli al loro interno. Quando la tua presenza ispira gli altri a tirare fuori il meglio di sé, hai raggiunto il livello supremo dell'influenza umana. Dedica un mese intero a sviluppare coerenza assoluta. Scegli 3 valori fondamentali che ti rappresentano, ad esempio, integrità, eccellenza, rispetto. Poi, per 30 giorni, allinea ogni singola azione a questi valori. Non fare eccezioni, non giustificare compromessi. Alla fine del mese, osserva come è cambiata la percezione che gli altri hanno di te. Fermati. Respira profondamente e lascia che quello che hai appena scoperto si depositi nella tua mente. Ti ho appena rivelato i segreti che trasformano persone normali in forze della natura, tecniche che fanno tremare i nemici senza alzare un dito, strategie che comandano rispetto senza pronunciare una parola. Ma tutto questo, ogni tecnica, ogni strategia, ogni segreto, ha valore solo se lo applichi. Solo se smetti di reagire e inizi a rispondere. Solo se abbandoni il bisogno disperato di approvazione e abbracci il potere del silenzio assoluto. Da oggi cammina diversamente. Parla meno, ma con più impatto. Osserva tutto. Diventa l'enigma che non possono risolvere, il potere che non possono toccare, la forza che non osano sfidare. Come diceva Epitteto, non puoi controllare gli eventi esterni, ma puoi sempre controllare le tue reazioni. E quando padroneggerai completamente le tue reazioni, quando diventerai il tipo di persona che comanda rispetto con la sola presenza, i tuoi nemici non dovranno più temere le tue parole, temeranno il tuo silenzio, e quel silenzio parlerà più forte di qualsiasi urlo. Ora vai, metti in pratica quello che hai imparato e diventa la versione di te stesso che hai sempre saputo di poter essere, indomabile, rispettata, temuta nel modo giusto. Il mondo ti sta aspettando. Se hai trovato valore in queste parole, ti piacerà uno di questi video.